Ciao Riccardo. Sarà che hai sempre così tante energie, ma il vederti accaldato in qualsiasi stagione non mi sorprende più. A noi comuni mortali conviene invece imparare qualche ricetta per tenerci caldo nell'inverno in arrivo. Ultimamente ho imparato a cucinare uno stufato di quelli che si fanno cuocere a fuoco lento per tante ore. Esistono centinaia di ricette, tutte leggermente diverse, e questa non è altro che un'ennesima variante in cui ho aggiunto una grande quantità di verdure. Ti dico subito che questo ha lo svantaggio che ci vuole un bel po' prepararle, quindi armati di tanta pazienza. E visto che questa ricetta è piuttosto improvvisata, non ho idea né di quantità né di misure, ma vado tutto a occhio. Ovviamente non potrebbe essere uno stufato senza avere della carne. La prima cosa da fare è quella di fargli prendere un po' di colore da tutti i lati. Quando la carne è dorata per bene, la si toglie dal fuoco per un po' mentre si fanno cuocere le verdure. Poi va aggiunto del vino. A questo punto scommetto che la nonna si sta lamentando perché ho usato il vino rosso. Fa finta di non sentirla e continuiamo. Che profumino! Quando il vino si è asciugato, la carne va rimessa in pentola. A questo punto ho aggiunto i pelati e ho coperto il tutto versando un bel po' di brodo anche nell'area circostante. Tanto per dimostrare che sto andando veramente a ruota libera, ho aggiunto qualche goccia di Worcester sauce per dare al tutto quel non so che non so perché. Visto che non ho una pentola appropriata, ho trasferito lo stufato in una pirofila che ho coperto con della carta stagnola e ho messo il tutto in forno a fuoco basso. Non rimane che lasciar cuocere per qualche ora e nel frattempo dedicarsi a dell'altro. Quando il tutto è pronto, non resta che fare un po' di polenta straveloce. Che soddisfazione quando è finalmente ora di mettere tutto sul piatto. L'attesa è stata lunga e il processo laborioso, ma il risultato è assicurato. Buon appetito e, mi raccomando,